Carissimi pellegrini e pellegrine di Arete, Shibuya come al solito casino incredibile. Aspetta, mo cerchiamo di uscire fuori dai cancelletti come al solito, mega casino incredibile. Oggi amplio un discorso fatto con Alessandra, perché sempre nel video, mi pare che il video fosse lo stesso, la vita a Tokyo, e praticamente sta a parlare di quanto si possa mangiare bene cucina italiana e se sai dove andarla a cercare. E allora aspettate un secondo, qua mi tocca passare i cancelletti un attimino. Quanto sia buona la cucina italiana se riesce a capire dove andarla a mangiare. E allora lei mi dice, lo sai, non ci credo, mi pare strano pure a me. Ho fatto no, ti assicuro, mi pareva molto strano pure a me, però invece è così. E ti voglio raccontare bene delle mie esperienze, quindi con Isanori, 3 volte campione del mondo di pizza, e Yuji che c'ha questo ristorante che si chiama il Birbante Giocondo, e poi c'è anche una pizzeria a taglio, sì lo so, fa ride sta cosa, che si chiama Arega in romano, capite, romanaccio, quindi vabbè. Allora, insomma, Isanori, quando ho scoperto appunto che quando comunque mi è stato introdotto Isanori, no? Ma qua te sto a parlare veramente di tanti anni fa, mi venne detto c'è questo 3 volte campione del mondo della pizza che sta qui a Tokyo, e dice vale la pena andarci. E allora insomma voglio dire, ci so andato, ok? E voglio dire, fa una pizza, te giuro, assurda, ma non lo so come fa, guarda, veramente non lo so come fa Isanori a fare quella pizza lì, fa una pizza buonissima, e te giuro, oramai ma tanti anni, saranno almeno, non so se so 10 anni che ci vado, ma veramente, veramente tanto, e te giuro non mi sono mai sentito male manco una volta, e nessun impasto fatto male, ma una qualità incredibile. Però la cosa di cui ti voglio raccontare di Isanori, non tanto la sua qualità, che insomma come avrai capito è stratosferica, ma te voglio raccontare di quando c'è stato il terremoto del 2011. Ok, allora io in quel periodo mi ritrovai a fare volontariato, ok, con un gruppo dei pazzi cattolici, praticamente si chiama la Misericordia Japan, che è proprio una filiale della Misericordia vera e propria. Lasciamo perdere come sono finito in quella cosa, io che ovviamente insomma come avrai ben capito non sono proprio cattolico, ecco, non so, guarda, lasciamo perdere il discorso religione al momento, però Morale da Paolo, siccome facevano volontariato e mandate a fare volontariato, mi infilai in questo gruppo di pazzi scatenati della Misericordia Japan. E niente, la cosa che io però mi ricordo è che andammo a fare questo evento a uno di questi centri sfollati per terremotati, e quando arrivai lì, praticamente siccome era un evento portiamo un po' d'Italia ai terremotati, insomma, lo dite, e vabbè, io poi insomma di volontariato ne feci un pochetto all'epoca dei diversi, comunque vabbè, allora e ci fu, mi ricordo lì, ci fu Isanori che faceva la pizza, ok? Io fino a quel momento da Isanori c'era andato solo come cliente, ok? E però quando l'ho visto lì, no, che stava pure lui a fare volontariato, mi ricordo ci siamo guardati per un attimo e io gli ho detto, ma tu sei Isanori? E lui mi disse, sì, a te mi ricordo, tu vieni sempre al negozio mio. E da quel momento io mi ricordo si creò una specie di legame magico tra me e Isanori, perché insomma io avevamo condiviso insieme in un momento molto intenso della vita del Giappone, in cui quindi sto mega terremoto con catastrofe nucleare e tutto quanto, insomma poi da su qui ci sarebbe da raccontare tantissimo, ma non so se c'ho voglia per una serie di motivi, comunque voglio dire, e niente, quindi ci ritrovammo io e Isanori lì a fare volontariato assieme, e sta cosa ci legò parecchio. Infatti poi poi da quel momento tutte le volte che praticamente che sono andato lì al negozio da lui era proprio un'altra persona, cioè voglio dire, c'era proprio un legame, non so come dire, quindi
E io vedevo lui con occhi diversi, lui sia vedeva me con occhi diversi, insomma abbiamo condiviso questo momento, sto ricordo, questa esperienza, quest'atto insieme, e poi da lì il rapporto nostro è cambiato. Infatti con me è sempre super stragentile, ma a parte questo insomma abbiamo questo ricordo in comune, ecco, un ricordo in comune, quindi insomma voglio dire, non è amico, bisogna, non è un amico perché non ci esco tutti i giorni la sera a cena, quindi insomma voglio dire, non lo posso chiamare un amico perché non è che ho il numero di cellulare e lo chiamo e quindi usciamo la sera assieme, no? Non so come dite. Però ecco, voglio dire, Sanori è una persona molto cara, oltretutto bravissimo, un vero professionista della pizza, 3 volte campione del mondo, è una persona con cuore d'oro, perché comunque se ne va invece di stare a guadagnare e chiude il negozio e andare a fare volontariato, e voglio dire, è indubbiamente la pizzeria da supportare qui a Tokyo, ma proprio senza dubbio alcuno, ok? E non era l'unico, che fa gli onori, non era l'unico che stava lì in questo evento, però voglio dire, i Sanori tutta la vita, i Sanori. E poi punto 2, ok, quindi Yuji. Pure Yuji, ecco un'altra piccola cosa che invece ti voglio dire sul conto dei Sanori, è che sia Yuji che i Sanori mi hanno dato tutte e due una grossa lezione sulla mia arroganza, ok? Perché i Sanori, mi ricordo la prima volta che andai da lui, c'era sto nome perché la pizzeria sua si chiama Daisa, ok? In romano Daisa, insomma sai che Isa è un nome italiano e in genere comunque un nome proprio da nonnina, perché è un nome che oramai difficilmente penso che si usi tanto, insomma non è proprio un nome comune, e io ho sempre pensato che lui avesse messo sto nome Daisa soltanto per fare non so come dire, la copia, no la copia, sì insomma la copia di un nome italiano, ok? Che effettivamente è ispirato ovviamente a un nome italiano, Daisa, insomma sai quanti ristoranti ci staranno Daisa pure insomma pure in Italia, no? E però ho sempre pensato che lui l'avesse messo così a caso, ma in realtà lui ha messo perché si chiama Isanori, capite? Quindi voglio dire, siccome si chiama Isanori se lo può permettere, ecco, quindi insomma c'ha sto nome che voglio dire, e mi ricordo che sta cosa mi lasciò molto, perché vedi, tu parti, no? Che siamo arroganti, capite? Io pure sono arrogante, capite? Sto di come tu, con tutto il rispetto Alessandra, ti voglio tanto bene, però riconosciamo la nostra arroganza, la mia e la tua, no? Te nel pensare, perché pure te la pensate, l'ho pensato pure io, che la cucina italiana buona la può mangiare soltanto in Italia, quindi accettiamo che un attimo la nostra arroganza, guarda Alessandra, mi metto sul tuo stesso piano, ok? Sono stati arroganti io, sei stata arrogante te, io sono stato ancora più arrogante di te, perché mi sono addirittura permesso da te, ma guarda questo, come si permette, ti chiamano ristorante Daisa, cioè in base a quale schizzo, a parte vabbè voglio dire, io non dovrei di niente che c'ho un nome d'arte pure io, no? Però insomma voglio dire, la cosa è che se te vai a vedere c'è anche un significato, lui si chiama Isanori, se lo può permettere. Guarda, parlando di Yuji, stesso discorso, Yuji, io sono stato arrogante con lui, sono stato veramente arrogante perché pensavo che era impossibile che lui facesse quella cucina romana nel modo in cui la fa, capito? E quando mi hanno detto c'è un posto che fa cucina romana, non ci volevo credere, non gli avevo dato credito, nonostante ci avessi avuto la lezione di Sanori che mi aveva dimostrato che insomma era possibile fare una buona pizza, capito? Che sto nonostante tutto. Però invece no, capito? Cioè pure lì sono stato nuovamente arrogante, adesso forse finalmente ho capito la lezione, voglio dirti, penso che me l'hanno insegnata a suon de forchettate, nel senso forchettate buone, di roba buona da mangiare, e niente, la cosa che da Yuji, che ti fatti capire quanto lui è preciso, è perché ho scoperto Yuji praticamente perché stavo cercando un posto dove facessero la rosetta, ok? Allora praticamente un conoscente mi ha consigliato questo posto di cucina romana, ok? Che io non conoscevo, ok? E quando io sono andato da Yuji per la prima volta, gli ho detto, senti guarda, ma dopo un po' insomma è uscito fuori, quando ho capito che si mangiava veramente bene, cioè dopo aver mangiato la prima veramente forchettata, giuro, fai fiori di zucca fritti, Yuji, capito che roba, fa le melanzane, gli imbortini di melanzane come si fanno a Roma, vabbè lasciamo perdere. Allora gli ho detto, senti Yuji, ma te la rosetta la sai fare? E lui dice, guarda, la rosetta l'ho provata a fare 1000 volte, dice però non viene come quella di Roma, per una serie di motivi, mi ha spiegato tutta una serie di motivi tecnici, e lui mi ha detto, quindi siccome non viene come quella di Roma, io anche se potrei fare una simile rosetta non la faccio, cioè quindi questo per farti capire l'integrità morale
degli UG, ok? Cioè, ma per farti capire veramente l'integrità morale di quella persona che c'ha un ristorante oramai conosciutissimo, io penso, sono andato da lui proprio prima ancora che diventasse super famoso, perché poi lui il boom l'ha fatto dopo. E questo per farti capire che integrità che c'ha Yuji proprio a livello di professionista, quindi professionista della cucina dice no, ma io non ti posso dare un prodotto finto, capite? Non ti posso dare un prodotto non vero e spacciato per cucina romana, capito? Chi è? Chi è? E poi oltretutto poi ha aperto pure una pizza a taglio, e io pure lì sulla pizza a taglio, voglio dire, non è che ero stato arrogante nel senso di non verrà bene, perché ero sicuro che oramai che si mangiava benissimo, però ho pensato che comunque ci avrebbe avuto un po' di difficoltà per farla girare come si deve, perché comunque i giapponesi non mangiano camminando, ok? Non mangiano per strada camminando, e quindi comunque il volume di lavoro che noi abbiamo di pizza a taglio in Italia, ok, è diverso dal volume di pizza a taglio che c'è qua in Giappone, ok? Perché giustamente siccome non mangiano camminando, là si devono sedere. E, insomma, ovviamente, vabbè, fate tu conti e ti rendi conto che il volume è appena serie di cose diverse, no? Se ognuno per un pezzetto di pizza sta seduto 30 minuti al tavolino, capito, non c'hai lo stesso rientro, dicono vabbè, lasciamo perdere i calcoli, no? E però invece pure la pizza a taglio ed è venuta molto 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 bene. Lì c'è proprio un mini bar, gelateria e tutto quanto. La pizza a taglio è una bomba. E Andrea, il mio amico gelataio, praticamente lui dice che sul gelato c'è ancora parecchio da imparare. E vabbè, poi Andrea pure è un altro, poi insomma l'hai visto Andrea, l'hai visto nel video di San Valentino, no? E lui pure è un altro mostro esperto sul gelato in Luigi, c'è ancora parecchio da imparare, gli do ragione ad Andrea perché insomma me fido, però ecco, voglio dire, da romano, capite, ammesso pure, cioè quel testo di ammesso pure che insomma voglio dire, e Yuji ci abbia ancora da imparare sul gelato, ok, che testo di e quello che te pare, però ti assicuro un grandissimo professionista, e io da romano ci mangio benissimo, ok? Quindi ecco, insomma è roba seria, ok? È roba seria, e ci stanno tanti posti, e la lezione da prendere oggi è l'arroganza, no? È l'arroganza, ovviamente, no? Perché pensi che puoi permettere, cioè non pensi che ti potevi giudicare qualcosa perché così, tanto per, capito? Invece non va fatto. Non va fatto, io pure ogni tanto ci casca ancora, nonostante le lezioni ne abbia prese tante dalla vita, però come vedi ci caschi ancora, no? Delle volte forse perché alle cose ci pensi in maniera superficiale, no? Capito? Forse ci pensi perché c'hai in quella parte del cervello ancora un retaggio, capito? Magari c'hai un retaggio culturale sbagliato, capito? Quindi magari sei riuscito a lavorare su altre parti di te e le hai migliorate, però non è che se ti migliori su una parte ti sei migliorato tutto, quindi magari c'è ancora dei posti in cui potresti migliorarti tanto, e lì questi mi hanno dato sia i Sanori che i Yuji mi hanno dato tutte e due un'ottima lezione sull'arroganza, su come non essere arrogante, su come non giudicare, nonostante tutte le possibili, tutte le carte contro che gli potresti dare, perché stanno dall'altra parte del mondo a fare un prodotto tipicamente napoletano, un prodotto tipicamente romano, eppure ci riescono, e non solo ci riescono, sono anche tra i migliori del settore, perché insomma i Sanori più volte campione del mondo, e oltretutto persone fantastiche. Forse non lo so, delle volte la professionalità si sposa anche con la purezza d'animo, non lo so, non c'ho idea, però comunque ecco, insomma vediamo un attimino, però è così, arroganza no, inutile, non serve. Alessandra, non serve veramente, ci casco ogni tanto pure io, ma assolutamente no, è inutile, ok? Vabbè, un bacione, ciao.